Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. È bellissimo ritrovarvi qui, pronti a perderci insieme in quelle storie che fanno vibrare il cuore e risvegliano i ricordi più segreti. Oggi parliamo di amore, ma non dell'idea astratta che si sussurra tra le stelle. Parliamo delle parole che lo rendono vero, tangibile, innegabile. Parliamo di frasi che toccano la pelle e scendono, lente e tenaci, fino a trovare casa nell'anima. E lo facciamo attraversando una storia che continua a far sospirare un'intera generazione di romantici, una storia che molti di voi mi chiedono da tempo di raccontare con calma, con rispetto, con cuore, quella tra Can Yaman e Demet Özdemir. Perché a volte le parole pronunciate da due persone, o soltanto sussurrate con gli occhi, bastano a farci credere di nuovo nella magia che tutto muove. Prima di tuffarci in questo viaggio emotivo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Qui su Segreti Turchi continuiamo a costruire una piccola casa per tutti quelli che, nonostante tutto, credono che il sentimento più antico del mondo sappia ancora trovare strade nuove. Quando pensiamo all'amore, lo immaginiamo spesso come una scintilla improvvisa, un richiamo magnetico che fa tremare la voce. Ma ciò che resta, ciò che costruisce davvero una storia capace di resistere al tempo e alla distanza, sono le parole giuste nel momento giusto. Quelle che non sono un gioco di suoni, ma una stretta di mano all'anima. Con Can e Demet, le parole hanno sempre assomigliato a una trama preziosa, la filigrana che regge il peso degli sguardi condivisi, delle pause in cui il silenzio diceva più di 1000 discorsi, delle carezze rubate al frastuono della vita. Il loro modo di parlarsi, anche quando tutto intorno cercava di interpretare, di indovinare, di invadere, ha lasciato dietro di sé una scia di emozioni che ancora oggi ci cattura. Andiamo all'inizio, al momento in cui l'amore smette di essere una supposizione e sceglie di rivelarsi. Il primo ti amo non ha bisogno di fanfare. È il risultato di giorni lunghi e notti in cui il respiro si fa attento, di sguardi che si inseguono sul profilo di una città addormentata, di mani che si sfiorano e capiscono. Con Can Yaman e Demet Özdemir, l'incanto di quel primo passo non è mai sembrato banale. Non era un copione da recitare, non era un'eco forzata, era una scelta. Lui, con la sua forza calma e una disciplina che nasconde una dolcezza tenace, lei, con la sua luce gentile e un coraggio che non ha bisogno di rumore. In quella trama, le parole non erano decorazioni, erano fondamenta. Forse avete presente quelle frasi che avvolgono come una coperta in una notte fredda, capaci di dire ti vedo, ti capisco, ti accolgo senza mettere condizioni. Ecco, lì è nato tutto. Ti sento anche quando non parli, sembra dica lui, con te posso restare come sono, sembra risponderle lei. Sembra semplice, vero? Eppure è la semplicità più difficile, quella che richiede autenticità. Can Yaman ha spesso lasciato intendere, nei gesti e nei piccoli dettagli, un modo di guardare Demet che parlava prima ancora della voce, non la descrizione di un trofeo, ma il riconoscimento di una persona che ha un valore unico, irripetibile. E lei, Demet, con quella sensibilità che le scorre nello sguardo, ha sempre saputo restituire a Can la sicurezza di essere visto oltre l'immagine, oltre il rumore. Con te, il mondo non mi pesa. È una frase che sembra appartenerle. Ascoltate. Quando due persone si dicono sei il rifugio dove il mio cuore si quieta, non stanno recitando una poesia, stanno fissando un punto sulla mappa in cui tornare quando la vita fa tremare tutto. Non è la grande dichiarazione a fare la differenza, ma la certezza di una presenza che resta. E chi non ha cercato, almeno una volta, un posto così? Un luogo che non è un indirizzo, ma un nome. Poi ci sono le promesse, quelle che non si pronunciano sulla scia di un'emozione passeggera, ma si costruiscono come un ponte tra oggi e domani. Ci sarò quando avrai paura, quando avrai freddo, quando avrai troppo sole negli occhi, promesse sussurrate, forse, ma così vere da brillare anche quando la distanza chiama, quando i ritmi si fanno feroci, quando la fama richiede il conto. Se avete seguito questa storia, lo sapete. Ciò che regge non è la perfezione, ma la scelta di restare gentili anche nella tempesta.
E le promesse di Khan e Dimet, promesse che si percepiscono nei dettagli, nei ritorni silenziosi, nei sorrisi che nessun obiettivo può rubare interi, hanno il sapore delle cose durevoli. In amore, l'ammirazione è un seme che non smette mai di crescere. Quante volte ricordiamo a chi amiamo che di lui o di lei ci incanta la forza interiore, la bontà che non fa rumore, la resilienza che non si vanta. Can Yaman, dietro l'energia e la determinazione, ha sempre mostrato un rigore che conquista. Dimet Özdemir, dietro la grazia e la luce, ha sempre portato una maturità che abbraccia invece di giudicare. Dirsi apprezzo il tuo coraggio o il tuo modo di essere mi rende migliore non è soltanto un complimento, è nutrimento. È il modo in cui una relazione prende fiato e diventa più grande degli ostacoli che incontra. E poi, la vulnerabilità. Aprirsi completamente, lasciare cadere le armature, è il gesto di fiducia più coraggioso che possiamo offrire. In quante conversazioni tra Khan e Dimet, quelle che noi possiamo solo immaginare ma che sentiamo vere nei riverberi dello sguardo, sarà affiorata la paura di non farcela, il timore di sbagliare, la memoria di ferite passate. E quante volte l'altro avrà risposto con una carezza che diceva tutto, sono qui. Non devi affrontare questo da sola o non sei solo in questa salita. L'amore non cancella i problemi, ma li fa sembrare affrontabili quando due spalle si accostano. C'è una bellezza speciale nel modo in cui lui sembra raccontare di lei senza pronunciarne nemmeno il nome, gli occhi come piccole costellazioni capaci di orientare una notte stanca, la risata che scioglie i nodi di una giornata difficile. E c'è una reverenza affettuosa nel modo in cui lei sembra parlare di lui. La sua lealtà che non abbandona, la tenerezza che non si vergogna di mostrarsi, la decisione di esserci davvero. Frasi come con te ho ritrovato fiducia nella vita o accanto a te ogni giorno ha un motivo non sono slogan da social, sono porte che si aprono su una stanza intima dove ci si promette di custodirsi. Ma non sono soltanto i momenti epici a disegnare una grande storia. La verità è che l'amore si allena nei piccoli gesti. In una buona mattina ho sussurrato quando la città ancora dorme, in una riposa serena ho detto senza fretta, in un grazie per esserci che fa brillare gli occhi anche dopo 1000 impegni. Sono perle piccole, sì, ma sono le più luminose. Proprio come quando, al termine di una giornata che non perdona, trovi quell'unico messaggio che ti riporta dove tutto ha senso. Khan e Dimet, nel loro modo di comunicare, ci hanno insegnato che l'intimità non ha bisogno di rumore per essere reale. Spesso vive nelle pieghe della routine, nelle mani che si cercano al semaforo, in una tazza di tè condivisa senza dire niente. L'autenticità è l'anima segreta di questa storia. Niente maschere, niente parole vuote usate come ornamento. Quando lui dice, o lascia intendere, tu sei la ragione per cui ogni mattina ho voglia di ricominciare, non lo fa per incantare una platea, è un ponte gettato tra il suo mondo e quello di lei. E quando lei risponde con un il tuo amore è il dono più prezioso che abbia ricevuto, sappiamo che non è un'incisione su marmo, ma un sussurro su pelle viva. È per questo che questa storia continua a parlarci, perché ci ricorda la verità semplice e potentissima che l'amore è un verbo da coniugare ogni giorno, con voce, occhi, mani. In fondo, quello che abbiamo colto, tra parole vere e silenzi eloquenti, tra promesse mantenute e attese pazienti, è che l'amore si costruisce. Si costruisce con la dedizione, con la lealtà, con un rispetto che non si vende e non si compra. Si costruisce con la capacità di chiedere scusa senza perdere dignità, con l'orgoglio di sostenersi a vicenda senza soffocarsi. Le frasi che nascono da lì diventano come piccole stelle su cui orientarsi quando il cielo si copre. Ti sosterrò, sarò la tua calma, non smetterò di crederci. E quanta forza c'è in una dichiarazione così? Quanta vita riesce a correre dentro parole tanto semplici? Lasciamo che sia questa la lezione che Can Yaman e Dimet Özdemir ci consegnano, anche a distanza di tempo, che l'amore non è soltanto sentirlo bruciare, ma saperlo dire senza paura. Che non basta riconoscerlo quando tutto va bene, bisogna nutrirlo proprio quando il mondo sembra distratto. Allora, mettetevi in ascolto. Forse oggi è il giorno giusto per inviare quel messaggio che non avete ancora scritto, per pronunciare quella frase che trattenete in gola,
per dire e sono con te, davvero a chi ha più bisogno di saperlo. E ora, a voi, cuore della nostra piccola famiglia su Segreti Turchi, raccontatemi nei commenti quali parole d'amore vi hanno salvato, quali vi hanno fatto cambiare rotta, quali vorreste finalmente regalare a qualcuno. Io leggo tutto, sempre, perché la vostra voce è parte di questa storia, e ogni racconto aggiunge luce. Se questo viaggio nel sentimento vi ha toccato, lasciate un like, condividetelo con chi ha bisogno di ricordare che non si è mai soli quando l'amore chiama, e naturalmente iscrivetevi per non perdere le prossime emozioni che stiamo preparando con cura. Ci rivediamo presto, qui, dove i segreti non fanno paura e gli sguardi non hanno bisogno di traduzione. E ricordate, l'amore, in tutte le sue forme, resta la forza più grande che abbiamo, la bussola che non sbaglia, la parola che, quando è vera, non smette mai di farsi sentire.